Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Per chi non mi conoscesse, io sono Vincenzo di Black Squirrel Paracord Italia e oggi andremo a realizzare un bracciale che scaturisce da una vostra richiesta. Stiamo parlando del modello Simple con fibbia regolabile in metallo. Spesso infatti succede che nei commenti sotto ai video voi mi chiediate di realizzare quel bracciale con una o con l'altra fibbia, o ad esempio una delle domande più ricorrenti riguarda spesso la tolleranza. Infatti nella stragrande maggioranza dei tutorial che realizzo spesso i bracciali vengono realizzati con la fibbia in plastica. E ovviamente la tabella delle misure che trovate nella descrizione del video riguarda i bracciali con fibbia in plastica. Per questo motivo ho deciso che da qui in avanti, ovviamente non uno appresso all'altro ma saltuariamente, andrò a fare i video di tutti i bracciali che abbiamo realizzato, o almeno di quelli più popolari, con le varie tipologie di fibbie. Per evitare di andare a fare un bracciale nella disposizione del colore identico a quelli che avevamo già fatto, ho deciso di fare lo stesso modello ma con questa particolarità. Infatti, come potete vedere dalle immagini, andremo a realizzare un bracciale che per un quarto è di un colore e per i restanti tre quarti è di un altro colore, e così facendo andiamo a creare un bracciale che insieme alla fibbia regolabile dà vita a un bracciale che sicuramente è più stiloso e quindi può essere utilizzato anche in situazioni più formali. Altra cosa che spesso mi chiedete è per quale motivo non riuscite a trovare le fibbie con logo sul nostro store. Allora ragazzi, le fibbie con logo, come è chiaro che sia, le utilizzo solo per i prodotti che sono realizzati da noi, ed è come se fosse una sorta di garanzia sul prodotto, quindi tutto ciò che riporta i loghi Black Squirrel, come in questo caso o anche come in questo caso, non so se si vede qui, piccolino, significa che sono stati realizzati da noi. Quindi sul sito troverete solo le fibbie senza logo, queste qui classiche che sono praticamente identiche, unica cosa che non riportano appunto il logo. Per la realizzazione di questo bracciale utilizzeremo i colori Neutral Grey numero 65 della nostra tabella colori e Maroon colore numero 10 della nostra tabella colori. Mentre, se vi interessa saperlo, gli altri due bracciali che ho realizzato sono in Wine Red colore 52 e nero colore numero 1, mentre l'altro è un Blue Navy colore numero 11 e un Brown colore numero 3 della tabella colori. Detto questo, iniziamo subito con la realizzazione del bracciale. Allora, questo per quanto riguarda la tolleranza è un bracciale che si fa di 5 cm in più rispetto alla circonferenza del polso. Se non sapete di cosa sto parlando, vi consiglio di andare a vedere il video sulla tolleranza, che vi lascio da qualche parte qui sopra e anche nella descrizione del video. Come dicevo, si fa di 5 cm in più rispetto alla circonferenza del polso, quindi una volta misurata la circonferenza del nostro polso lo andiamo ad aggiungere a quei centimetri e andiamo a impostare il telaio. Questa volta però, piuttosto che andare a misurare la tolleranza da un'estremità all'altra della fibbia, dobbiamo andarla a misurare da questo bordo a questo bordo qui. In questo caso è già impostata. Andremo a realizzare un bracciale per un polso 17,5 che più 5 farà 22,5, quindi ci assicuriamo che da questa estremità a questa sia appunto 22,5, come potete vedere in questo caso è appunto di 22,5, non so se si vede dal video. Una volta fatto ciò siamo pronti a iniziare con la realizzazione del bracciale. È chiaro che se non state utilizzando questo tipo di telaio dovete andare a fare voi le vostre considerazioni sulla misura, perché io sto utilizzando ovviamente questo come supporto e su questo si andrà a rifare appunto la tabella delle misure. Tabella delle misure che come al solito vi lascio sia nella descrizione del video che vi faccio apparire qui sullo schermo, quindi se volete potete mettere in pausa il video e andare a vedere quali sono i metri di paracord e la tolleranza che va calcolata sul telaio. Nella tabella sono riportati due colori di paracord, Paracord 1 e Paracord 2, e ovviamente il Paracord 1 è quello che utilizzeremo per la parte iniziale del bracciale e che sarà la parte più piccola, e Paracord 2 invece la restante parte. Ma non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo subito inserendo la fibbia sul telaio. Quindi prendiamo questa parte di fibbia e la andiamo a mettere qui sopra.
mentre per quanto riguarda la seconda parte utilizziamo uno dei due legnetti che sono in dotazione con il telaio e inserendo il legnetto nell'ultimo buco, quindi dobbiamo utilizzare questo, attenzione che da questo dipende appunto la misura del bracciale, quindi non sbagliamo, dovremo utilizzare il primo buco e facendo passare il legnetto da qui lo inseriamo nel primo buco e dall'altra parte del supporto. A questo punto andiamo a prendere la prima parte di colore, che nel nostro caso sarà appunto il neutral gray, e partendo da sotto facciamo passare in questo modo all'interno della fibbia e successivamente passerà qui sopra. Vi consiglio di guardare attentamente l'ultima parte del video, perché è nell'ultima parte che vi spiego come chiudere il bracciale, perché il modo in cui questo bracciale va chiuso è leggermente differente dal metodo standard che si utilizza con la fibbia in plastica. Allora, il procedimento è praticamente identico a quello del bracciale Simple, quindi partendo da sinistra, intanto mettiamo bene in trazione il bracciale in modo che questo non sia morbido, quindi il più teso possibile. Mettiamo in trazione, dopodiché partendo dalla sinistra facciamo passare questa parte di paracord sopra e dentro. E la stessa cosa andiamo a fare con la parte destra, quindi la facciamo passare al centro in questo modo e sotto la corda che avevamo appena passato, quindi qui in mezzo e sotto a quella di prima. Tiriamo, blocchiamo col dito qui sotto e stringiamo. A questo punto riprendiamo la corda di sinistra. Tutti i passaggi di questo bracciale verranno fatti una volta da sinistra, una volta da destra, una volta da sinistra, una volta da destra, e lo facciamo ripassare in questo modo, sempre al centro, e la stessa cosa avverrà con la corda di destra, quindi la facciamo passare al centro e sotto quella che abbiamo appena fatto passare. Tiriamo e stringiamo. E la stessa cosa andiamo a fare per 6-7 volte circa. Quindi 1, 2. Quindi come vediamo abbiamo fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nodi. A nostra discrezione se farne uno in meno o uno in più, insomma come preferiamo. E a questo punto lasciamo questi due, andiamo a prendere il secondo colore e la parte centrale la andiamo a appoggiare esattamente qui sotto, così. A questo punto facciamo scendere fino a toccare le due corde, blocchiamo con il dito sotto, facciamo passare quello di sinistra sempre al centro e verso destra, quello di destra sempre al centro e verso sinistra. Tiriamo e dopodiché ci possiamo anche scordare le due parti di corda grigia. Tiriamo un po' verso l'alto e ricominciamo. Sinistra al centro e verso destra, quella di destra al centro e verso sinistra. Sicuramente, come potete notare, ci sarà una sorta di dislivello, ragazzi, ma non è assolutamente un problema, perché successivamente andremo, prima di tagliare queste due estremità, andremo, vedete un attimo, a tirare e a farli diventare dello stesso livello. Vabbè, questa è una cosa che vediamo dopo. E continuiamo fino alla fine del bracciale. Arrivati a questo punto andiamo a tirar giù il bracciale dal telaio e andiamo a realizzare l'ultimo nodo. Facciamo fare questo movimento, questa parte di fibbia, vediamo che tutto l'intreccio va
verso l'alto e andiamo a realizzare quest'ultimo nodo. Allora, cosa importante, ci aiutiamo con un ago da paracord, quello da 4 mm, quindi quello grande, e cosa molto importante, quando andiamo ad inserire l'ago qui dentro, dobbiamo fare andare verso il basso la fibbia in metallo. Perché? Perché oltre a crearsi più spazio, può succedere che sfregando metallo e metallo la parte nera di fibbia si vada a graffiare, quindi meglio graffiarla in questo modo, in modo che quando si va ad alzare la fibbia finisce sotto, che non quando la fibbia è alzata, perché potrebbe vedersi esternamente. Quindi tiriamo questa parte di paracord e lo facciamo passare qui dentro. Tiriamo e togliamo. E facciamo la stessa cosa con la parte di destra del paracord. Quindi abbassiamo, vediamo che c'è questo spazietto, facciamo entrare il paracord, togliamo via e il gioco è fatto. Ok, a questo punto dobbiamo andare a tagliare il paracord in eccesso. Come avevo detto prima, tiriamo un po' in modo che sia più o meno uguale nello spessore. Giriamo il bracciale, mettiamo un dito sotto, col pollice teniamo in questo modo e blocchiamo con l'altro dito, in questo modo qui. Tagliamo, scusate che io lo sto facendo con la destra, ma purtroppo sono mancino, ma il procedimento alla fine è lo stesso, dovete solo invertire le mani. Tagliamo più o meno a raso e aiutandoci con un accendino bruciamo e poi pigiamo con la nostra paletta. E più o meno questo è quello che deve succedere. Per quanto riguarda invece la parte inferiore, dobbiamo lasciare un po' più di abbondanza. Bruciamo e andiamo a pigiare sempre con la paletta. L'abbondanza è stata lasciata, guardate perché? Perché mentre in questo caso quando andiamo a pigiare si salda con la restante parte di paracord, qui essendo sul metallo, il metallo, cioè la corda bruciata non si va ad attaccare al metallo, quindi così facendo noi creiamo una superficie più ampia che praticamente fa da tappo, in modo che con i vari movimenti del bracciale sia più difficile che questo si possa andare a slacciare. Ok, e come avete potuto notare il bracciale è terminato. Va bene ragazzi, spero che anche questo tutorial sia stato di vostro gradimento. Come al solito vi chiedo veramente con il cuore di lasciare un like e iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, perché per voi è un semplice gesto ma mi aiuta a fare in modo che altri possano conoscere appunto questo canale. E detto questo, il tutorial finisce qui, ci vediamo la settimana prossima con un nuovo video. Ciao 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 ciao!